convento della Tourette, destinato ad ospitare un luogo di studio e di formazione per i frati domenicani, sorge in una posizione isolata, affacciato su una valle ai margini di un bosco, nel comune di Éveux-sur-Arbesle, a circa 30 km da Lione. Le Corbusier riceve l'incarico della sua progettazione da padre Couturier, grande animatore del rinnovamento dell'arte sacra in Francia, conosciuto nel 1948 in occasione del progetto non realizzato per la basilica sotterranea di Saint-Beume in Provenza, opera che, va ricordato, con la sua figura ipogea derivata dal culto di Maria Maddalena, è fonte di ispirazione primaria per gli spazi di Ronchamp e della Tourette. Le Corbusier visita per la prima volta il sito scelto dai domenicani il 4 maggio 1953, è la data del primo schizzo di progetto. L'architetto ha 66 anni e la sua notorietà è all'apice. L'atelier parigino in Rue de Sèvres 35 è impegnato nella realizzazione della capitale del Punjab, Chandigarh, oltre alle unità d'abitazione e al consueto programma fittissimo di conferenze. Il progetto è affidato ai collaboratori André Wojcinski e Yannis Xenakis, anche se, come sempre, Le Corbusier corregge e ricorregge e tiene sotto il suo controllo tutto l'itinerario progettuale. Un capitolo a parte meritano i lavori di costruzione, dal 1956 al 60, scossi da ritardi, preventivi non rispettati e mancanza di fondi e risolti grazie all'abilità dell'impresa, la Sud-Est Travaux et Construction, che esegue i getti a spruzzo dell'intonaco bianco e le superfici in cemento armato a vista. Concentriamoci ora sugli elementi che caratterizzano l'organizzazione e la costruzione dello spazio. La vita del convento è divisa in 3 parti, individuale, collettiva e spirituale, che corrispondono ad altrettanti tipi di spazio. Le 100 celle con loggia affacciate all'esterno, la biblioteca e il refettorio, la chiesa, la cappella e l'oratorio. La circolazione all'interno del convento è distribuita in verticale dai corpi scala e in orizzontale dai corridoi che dal tetto praticabile scendono ai 2 livelli delle celle e infine formano una croce sfalsata al piano terra. Il sistema della composizione è definito da una solida unità prismatica, la corte AC, chiusa dal corpo rettilineo della chiesa, sulla quale si iscrivono le figure scolpite dei pilotì, delle mensole, dei coni di luce, eccetera. C'è poi la plasticità tormentata dei materiali, dal rozzo calcestruzzo lionese, come amava definirlo Le Corbusier, all'intonaco spruzzato a cannone, che restituiscono le condizioni di grande economia a cui è ispirata la vita del convento, magistralmente espresse dalla sua architettura e perfino dai dettagli volutamente lasciati imprecisi. Le misure sono impostate sul modolor, la cella è alta 2,26 m e profonda 5 metri e la ricerca dei rapporti armonici prosegue anche nei corridoi con i pannelli di vetro di misure differenti con i quali Xenakis, ingegnere e musicista greco, imprime un ritmo musicale alle superfici. Anche qui la luce è protagonista dello spazio. Lo notiamo in particolare nella chiesa, un parallelepipedo di cemento di 44 x 11 metri, al cui fianco sorge, a forma di orecchio, una cappella da cui spuntano 3 cilindri detti canon à lumière, orientati secondo le direzioni della luce e colorati al loro interno, così da ottenere un effetto sorprendente, cromatico. Infine, lo spazio indicibile, una definizione che riassume il senso di questo luogo, la sua profonda sacralità e la magnifica maturità dell'opera di Le Corbusier. Quando un'opera è al suo massimo di intensità, di proporzione, di qualità, di esecuzione, di perfezione, si verifica un fenomeno di spazio indicibile. I luoghi si mettono a irradiare, irradiano fisicamente, determinano ciò che io chiamo lo spazio indicibile, cioè una vibrazione che non dipende dalle dimensioni, ma dalla qualità della perfezione e del mondo dell'ineffabile. Il 27 agosto 1965, 5 anni dopo l'inaugurazione del convento della Tourette, Le Corbusier muore di fronte alla sua residenza estiva, tra le acque di quel Mediterraneo che amava e che rappresenta la fonte di ispirazione della sua poetica architettonica.
Tra i tanti ricordi, quello di Ernesto Nathan Rogers esprime al meglio l'eredità che la sua opera ci ha lasciato. Il primo atto di Le Corbusier è un rifiuto totale dei modi già acquisiti e non solo nella forma, ma anche nei contenuti che la determinano. Più ancora che un grande inventore di forme inedite, egli è un inventore di mondi, il mondo di chi abita, il mondo di chi convive nelle città, il mondo di chi lavora nelle campagne, il mondo stesso di chi si raccoglie in una chiesa o in un convento, il mondo, in ultimo, di chi ha bisogno di cure in un ospedale. Nessuna di queste attività e molte altre che ho citato è stata mai affrontata con tanta libertà e nello stesso tempo con tanta aderenza alla sua specifica realtà come nelle opere di questo architetto, che per ciò stesso e senza enfasi può essere definito il più grande architetto del secolo e forse anche, con pari equità, il più grande che abbia operato da 2 o 3 secoli a questa parte.